Buongiorno. Le gemelline Kessler sono in azione, stiamo cominciando a preparare un pranzo buonissimo, un piatto buonissimo che a me piace da morire, poi è buono anche il giorno dopo, è buono subito, è buono sempre. Sono i pizzoccheri della Valtellina ed è un piatto semplice da preparare però di grande effetto, quindi se volete fare una bella figura con i vostri ragazzi, mariti, amiche o chiunque esso sia, preparatelo, poi lasciatelo lì, è a sorpresa, tirate fuori la vostra ciotola con i pizzoccheri e vi assicuro che il risultato è garantito. Ho chiesto l'aiuto. Che sguardo! Ho chiesto l'aiuto perché l'aiuto da casa, perché ovviamente io non so cucinare, quindi abbiamo bisogno della mamma per cucinare. E adoro i pizzoccheri, mi piacciono tantissimo, sono ricchi e sono pesanti e grassi ma così buoni, e sono tipici della Valtellina, quindi del nord, delle Alpi, delle Alpi, delle montagne, quindi dove fa freddo e c'è bisogno di tanta energia. Quindi adesso iniziamo dagli ingredienti, quali ingredienti ci servono per questo piatto e poi spiegheremo la preparazione volta per volta, quindi potete cucinare insieme a noi. Iniziamo. Allora, prima cosa da fare è accendere un bel pentolone d'acqua, bello pieno, salato, così intanto bolle, perché poi gli ingredienti vanno buttati nell'acqua che bolle, per cui è indispensabile, così nel frattempo lui si scalda e comincia a bollire. Accendiamo il gas, ok, mettiamo, guarda l'acqua quant'è, mettiamo un bel po' di sale, dopo lo aggiungeremo man mano, quindi mettiamone un po', così, tac, e poi mettiamo un bel coperchio di modo che non sprechiamo il calore. Questi coperchi magnifici che ho comprato, che chiudono ermeticamente, fanno bollire in un attimo, ma sono magnifici. Ok, e lui intanto va. Poi, seconda cosa molto importante, mettete sul caffè, perché ci vuole molta energia per cucinare. Il caffè è la cosa che più ce la dà. Questa non me l'aspettavo. Quindi intanto mettetevi su un bel caffè, che finché bolle l'acqua si prepara anche il caffè. Allora, dobbiamo lavare 3 verdure, che però se ne avete solo di un tipo va bene. Io ho provato a farla anche con un tipo solo, dipende da cosa vi piace. Allora, sarebbero coste, ok, spinaci e verze, beh, ovvio, le patate, ovvio. E quindi sono 125 grammi di queste 3 verdure, lavate, pesate 125 grammi, poi vanno tagliate a pezzettini piccoli. Elena nel frattempo taglierà le verdure. Idem per le patate, 160 grammi di patate, sempre tagliate a pezzettini, non troppo piccoli, se no poi bollendo si sfaldano, quindi è meglio avere in bocca il pezzettino, quindi una misura sì, abbastanza, non troppo piccola né troppo grande. 160 grammi di formaggio semigrasso, io uso il formaggio senza lattosio perché Elena è intollerante al lattosio. Però se potete usare, non so che formaggio voi possiate trovare perché non tutti i formaggi si trovano ovunque, comunque un formaggio semigrasso a vostro piacere. In Italia per questa ricetta viene usato il Casera, non so se possiate trovarlo perché è un formaggio tipico della Valtellina, però va bene un qualsiasi formaggio un po' grassoccio. Poi burro, molto burro, 125 grammi, io sempre senza lattosio, tanto il sapore è lo stesso. 125 grammi di burro. Abbiamo detto che era un piatto molto grasso. Beh, ma poi alla fine. Poi indispensabile la salvia, questa arriva dal nostro orto molto profumata, quindi ci vogliono 4-5 foglie di salvia, quindi la salvia. Poi occorre il formaggio grana o similgrana, comunque occorre il formaggio grana, dovete procurarvelo per forza. Sì, formaggio parmigiano, grana padano o parmigiano reggiano, è facile da trovare. Ok, di questo ne occorrono 120 grammi, ok, già grattugiato così.
E poi ovviamente, dimenticavo, aglio, che io ho in questa forma perché una mia amica me l'ha sminuzzato e me l'ha messo nell'olio di oliva, di modo che quando mi serve io apro il mio vasetto, col cucchiaino prendo l'aglio ed è già pronto, anziché stare a sbucciarlo. Dura parecchio in frigorifero. Oh, che puzza. L'odore è proprio di aglio. Se no avete bisogno di 2 spicchi di aglio, se vi piace, se no potete saltarlo perché non a tutti piace. Il caffè è pronto. Il caffè è pronto. Il caffè chiama, tazzina grande. Comunque notare che lei ha fatto la caffettiera quella piccola solo per sé. Ne vuoi? No, grazie. Lo immaginavo, guarda, adesso spandiamo tutto, tac, andiamo sul lavandino. Ok, guardate, guardate. Il nettare degli Nettare dei. degli dei, è la mia droga questa. Abbiamo dimenticato la quantità dei pizzoccheri, che deve essere di 360 grammi per 4 persone. Ovviamente se non trovate i pizzoccheri potreste farlo anche con delle tagliatelle, degli spaghetti al limite, tagliati magari un po' più piccoli dello spaghetto lungo, perché non è detto che riusciate a trovare i pizzoccheri, perché i pizzoccheri hanno questo, vedete il taglio, quindi volendo potreste usare delle tagliatelle e tagliarle a questa misura. Secondo me sono buoni ugualmente, certo, ovvio, il pizzocchero è il pizzocchero, però non è detto che li troviate, per cui spiega bene da dove arriva. No, è il tipo di grano, il tipo di farina semplicemente, che è grano saraceno, e veniva usata questa farina qua, veniva cresciuta, coltivata in quelle zone, quindi veniva usata. E ho letto che originariamente veniva anche fatto molto spesso come gnocchi, perché non avevano magari una tavola dove stendere o per fare questa forma, queste tagliatelle, quindi per comodità facevano la forma degli gnocchetti, quindi delle palline. Io ho finito di tagliare le verdure, ho tagliato le patate, devo tagliare il formaggio sempre a pezzettini. Nel frattempo prendo questa pentolina, metto dentro il burro. Nel burro metto la salvia che ho già lavato, ecco qui, ecco qui, ecco questa è la salvia, mamma mia, squisita. La buttiamo dentro, poi prendiamo l'aglio, prendiamo un cucchiaino. Io non ne metto troppo perché dopo domani devo andare a lavoro, lavoro in un negozio, non vorrei che i miei clienti fossero sconvolti dal mio odore di alito di aglio. Poi questa pentolina la metto sul fuoco perché nel frattempo il burro si scioglie, mi porto avanti perché è un po' presto. Però intanto faccio sciogliere il burro di modo che si insaporisca bene con la salvia e l'aglio. Ovviamente a fuoco molto basso, di modo che piano piano il burro si sciolga, si insaporisca bene con la salvia, meraviglioso. Allora, l'acqua secondo me bolle, sento il rumore di acqua che bolle, che meraviglia, bolle. Quindi prendiamo le patate, che sono la prima cosa che va nell'acqua, perché ci mettono leggermente più delle altre cose. Le buttiamo nell'acqua che bolle, tac, dopo 5 minuti, anche 4, buttate il resto delle verdure, girate leggermente, ok? E a questo punto buttiamo i pizzoccheri, che devono andare per circa 12 minuti, quindi buttiamo i nostri pizzoccheri, quando l'acqua riprende a bollire buttiamo i pizzoccheri, tac, sale, buttiamo perché devono essere ben saporiti, giusto, poi dipende da quanto sale vi piace, devono essere correttamente, siccome l'acqua è molta di sale giriamo e lasciamo cuocere per circa 12 minuti, poi assaggiate il pizzocchero, dipende se vi piace un po' al dente o se vi piace ben cotto, questo poi dipende da voi, non è una regola fissa, dipende dal vostro gusto personale. A me la pasta piace al dente, mi piace sentirla sotto i denti, però ognuno ha il proprio gusto. Ok, allora aspettiamo che passino questi 12 minuti, dopodiché scoliamo e procediamo con il nostro piatto meraviglioso.
pronti. I 12 minuti sono passati, ho assaggiato, perfetto. Allora spegnete, tac, munitevi di guanto, ovvio, ascoltatevi, e andate a scolare il tutto molto delicatamente perché Scotta. dovete prendere un attrezzo tipo questo perché vanno prese a mestolate, per cui prendete la prima mestolata e la mettete sul fondo della pentola, della ciotola. Poi prendete il burro, mischiate burro, salvia e aglio che abbiamo preparato prima e ne buttate un pochino così sulla pasta. Poi ovvio prendete le pepe, questo possiamo anche metterlo alla fine il pepe, però indispensabile grana e formaggio, quindi una manciata di grana, una manciata di formaggio, se lo tagliate anche più piccolo è meglio, la Elena l'ha lasciato un po' grossino, però anche più piccolo va bene. Si scioglie. Poi di nuovo questo, ok, guardate già che piatto meraviglioso, è già buono così. Poi di nuovo burro con la salvia, poi se non vi piace la potete scartare la salvia, però non è male. Poi di nuovo grana, di nuovo formaggio e di nuovo pepe, e così via fino alla fine degli ingredienti. Ci siamo. Poi ok, sentite il rumore? Che spettacolo! Benissimo, questo è il nostro piattino pronto. Per oggi a mezzogiorno io e lei siamo a posto. Noi non diremo al papà che è pronto, così Ce lo mangiamo. questo è tutto per noi. E adesso però la prova del 9, bisogna assaggiare. Ho l'acquolina in bocca, solo a Bisogna guardarlo. Mamma mia, che spettacolo! Dovete Pronta? prendere tutto, Cin cin. anche un po' di... Cin cin. Ragazzi, questa è poesia allo stato puro, altro che Giovanni Pascoli. Che buono, buonissimo. Che buono. Mamma mia. L'arte Anche- più bella è il cibo, la cucina, mangiare. Non so cucinare, ma so mangiare. Vabbè, Bene, noi continuiamo. noi continuiamo, magari potete lasciarci un momento a parte, un momento con Con la nostra ciotola. E buon appetito, mi raccomando. Grazie per aver guardato questo video, speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta, ma sicuramente se proverete a farla, proverete a mangiarla, ad assaggiarla, sicuramente vi piacerà. Speriamo che nel frattempo, oltre ad aver imparato una nuova ricetta, abbiate anche imparato delle nuove parole, ce n'erano tante oggi. Non fatevi problemi di coscienza se pensate di ingrassare con questo piatto. Dopo andatevi a fare una bella corsetta nel pomeriggio e smaltite il tutto di modo che stasera possiate finire il rimanente della ciotola senza problemi. E comunque i piaceri della vita non sono molti e questo è uno. La bocca è quella che dà più piacere al mondo. Io non sono d'accordo con questa opzione della corsetta dopo. Io voto che dopo questo andiate a farvi semplicemente un pisolino, perché dopo aver mangiato questi vi verrà un abbiocco potente che non riuscirete a muovervi dal divano. Ma dai, non potete sentirvi in colpa, ne vale la pena. E mi raccomando il bicchiere di vino, ci vuole a fianco. Aiuta. Aiuta. Bene, grazie, buona preparazione, buona mangiata e buon appetito. Alla prossima volta, ciao. Ciao.